Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò delle creazioni che ho fatto ieri in resina e le scopriremo assieme. Le ho fatte usando questa resina della Res Chimica in collaborazione Approvate con Erika Kawaii, che come detto qua è una resina epossidica veloce per realizzare oggetti lucidi e trasparenti in 4 ore. A me queste creazioni si sono asciugate in 6 ore veramente, però comunque fa il suo lavoro. La Crystal è una resina che non dovrebbe rovinare gli stampi come altri tipi di resine, comunque questo probabilmente lo vedrò con il tempo. Ora scopriamo le creazioni che ho fatto appunto ieri. Le ho fatte con 2 tecniche, anzi 3 veramente, differenti, e man mano che le scopriremo vi dirò di che tecnica si tratta. Cominciamo allora da questi piccoli cristalli. Li ho realizzati aggiungendo alla resina del colorante per vetro. Non avevo mai usato questa tecnica, ma siccome mi hanno consigliato di utilizzarla, ne avevo e quindi l'ho fatto. Io volevo un colore tipo violetto, come vedete. Avevo solo il rosso e il blu, quindi li ho mischiati molto semplicemente ed è venuto questo colore qua. Ho messo un po' più di blu perché il rosso era molto coprente e quindi se non mettevo più blu non veniva questo colore qua. Vediamo allora come sono venuti. Ci ho messo anche un po' di glitter proprio mescolati alla resina e al colorante. Mi sembrano molto carini. Guardate, vediamo anche l'altro. Eccolo qui, questa parte poi lo toglierò. Mi sembra che siano venuti bene, molto semplici come volevo farli e quindi sono soddisfatta del risultato. Vediamo ora questo piccolo pendente. Rispetto alla tecnica precedente io ho semplicemente aggiunto dei flicks. Non li ho aggiunti prima perché forse sarebbero stati maggiormente sul fondo, ma li ho aggiunti dopo e li ho spinti giù con un bastoncino. Mi aspetto comunque che siano andati sul fondo perché appunto li vedo qua e vediamo un po' come è venuto questo ciondolino. Molto d'effetto, mi piace un sacco. Noto che con i colori per vetro l'effetto complessivo della resina è leggermente più opaco rispetto a altri coloranti che di solito uso. Comunque l'effetto finale è certamente molto carino. Questo stampo presenta molti dettagli, mi aspetto che appunto la resina sia riuscita a entrare bene da tutte le parti. Si sono formate delle bollicine mentre si asciugava, ma comunque sono riuscita a toglierle, dovrebbe essere venuto abbastanza bene. Piano che non si rompa. Mi sembra un effetto veramente spettacolare, guardate che carino. Qui rispetto agli stampi precedenti, alle creazioni precedenti, non ho aggiunto i glitter alla resina, ma li ho spennellati sullo stampo. È una tecnica leggermente diversa che dà un risultato un po' diverso. Infatti guardate che effetto. Poi magari per completare questa creazione farò un'altra colata con altri dettagli, vedremo insomma. Vedo che è rimasta qualche bollicina, ma l'effetto complessivo non è male. Poi appunto se farò un'altra colata sopra probabilmente si nasconderà l'effetto di alcune bollicine. Infine questo stampo l'ho realizzato con la colata di resina trasparente, poi aggiungendo la tecnica Petri Dish con i colori a alcol. Adesso vediamo come è venuto. Qua l'effetto non mi dispiace. Cos'è questo bordo? Non sapevo ci fosse e in effetti lo stampo è nuovo, non l'avevo mai usato. In effetti però l'effetto mi piace molto, forse qua avrei dovuto mettere più colorante, però tutto sommato non mi dispiace. Sono colori che non avevo mai usato, questi qua sono cambiati un po' durante l'asciugatura e diciamo che ne terrò conto in futuro. Comunque bene, sono contenta dell'effetto finale.
Una piccola considerazione sugli stampi: mi pare proprio che questa resina non abbia lasciato tracce che si siano rovinati, mentre altri tipi di resine, soprattutto quelle che asciugano velocemente, già con un utilizzo si vede un po' che si sono rovinati, insomma. Ma questa resina sembra fare quello che dice. Bene, spero questo video vi sia piaciuto. Se proverete o avete provato queste tecniche, fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, così sarete sempre informati sulle mie nuove realizzazioni, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!